Come abbiamo visto, nei primi anni dopo la guerra, la definizione di attentato terroristico per descrivere quello di Via Rasella fu adottata comunemente anche dalla sinistra. Lei è il professor Franco Tritta? Sì, ma io voglio sapere chi parla. Brigata Rossa. La situazione cambiò quando, durante gli anni di piombo segnati dalle azioni armate di organizzazioni terroristiche di sinistra, queste tendevano ad autorappresentarsi come gli eredi della resistenza comunista degli anni 1943-45. Allo scopo di prendere nettamente le distanze da tali gruppi, il PC, che considerava i GAP e in particolare la loro azione a Via Rasella un proprio vanto storico, reagì negando la validità dell'accostamento tra la resistenza e il terrorismo di quegli anni che iniziava a diffondersi nel discorso pubblico. Negli anni 70, al fine di non evocare accostamenti con gli atti dei gruppi eversivi, a sinistra si cominciò ad abbandonare e rifiutare il termine terrorismo, in riferimento alla tematica partigiana. Nonostante questo, nel 1975 Paolo Spriano definì i gappisti audaci terroristi nella sua storia del PC, mentre ancora nel 1978 Giorgio Amendola dichiarò: «Io, che combatto il terrorismo, rivendico di essere stato terrorista a Roma contro i tedeschi e di aver comandato l'azione di Via Rasella particolarmente efficace». Vittorio Foa, anch'egli un ex azionista, in una sua autobiografia del 1991 scrisse: «Su Via Rasella, dalla nostra parte, non si è parlato e non si parla. È un tabù. Adesso è la prima volta che ne parlo. Anni fa, passando con Lisa da Castelrotto in Val Gardena, andammo a visitare il cimitero di quel grazioso paese e restammo stupiti vedendo sulle tombe nomi di gente morta a Roma nel 1944. Dopo un po' capimmo. Erano i morti di Via Rasella. Erano dei ladini, soldati territoriali della Wehrmacht. Ancora più del tragico spettacolo dell'ossario della Via Ardeatina, quel cimitero di montagna mi ha riportato al tema della selezione in una guerra». Intervistato nell'ambito di un'inchiesta giornalistica sull'argomento, Matteo Matteotti, all'epoca partigiano socialista a Roma, affermò: «Fu un'azione che non ebbe il senso della dimensione che devono avere in guerra anche gli atti di offesa al nemico, quando poi le conseguenze sono quelle che si riflettono sulla popolazione». Il poeta Corrado Govoni accusò gli autori dell'attentato di aver deliberatamente provocato la rappresaglia nell'opera Aladino. Lamento su mio figlio morto, composta nel 1946 in memoria del figlio Aladino, partigiano di bandiera rossa, ucciso alle Fosse Ardeatine. Il vile che gettò la bomba nera di Via Rasella e fuggì come una lepre sapeva troppo bene quale strage tra i detenuti da Regina Coeli a Via Tasso il tedesco ordinerebbe. Di mandante e sicario unica mira. Chi fu l'anima nera della bomba? Fu Bonomi o Togliatti o fu Badoglio? Tacciono i vili. In gola han l'osso orrendo della fossa carnaia ardeatina per traverso. Non va nessuno e giù. Chiunque sia il colpevole, in eterno, tutto quel sangue il freddo cuor gli schiacci, accecandolo come un'ossessione scarlatta di funerei rosolacci. Dando credito alla versione dei fatti, mai provata, secondo cui i tedeschi avrebbero chiesto agli attentatori di consegnarsi per evitare la rappresaglia, Sparta Gelsomini, madre di Manlio, durante un'udienza del processo Kappler del 1948, urlò all'indirizzo di Bentivegna: «Vigliacco, vigliacco, se ti fossi presentato, allora mio figlio non sarebbe stato fucilato». Nel 1954, in occasione del 10° anniversario dell'eccidio,
la vedova di Fiorino Fiorini, scrittore comunista clandestino, scrisse al presidente del Consiglio Mario Scelba una lettera in cui esprimeva insofferenza verso la presenza di attaccabrighe comunisti alle cerimonie commemorative alle Fosse Ardeatine, accusandoli di aver sfruttato politicamente i martiri e quel luogo di lutto durante la campagna del 1948. Si scagliò inoltre contro gli attentatori del 23 marzo 1944, poiché se i Bentivegna non avessero gettato bombe in via Rasella, se si fossero presentati non a prendere allori e medaglie d'oro, ma a fare un vero atto di coraggio, dicendo allora siamo stati noi, quelli che abitavano in via Rasella e i nostri cari non ci sarebbero stati qui. L'8 settembre 1984 si svolse una cerimonia per il 41esimo anniversario dell'inizio della guerra di liberazione. Durante la celebrazione, il sindaco di Roma, il comunista Ugo Vetere, consegnò a diversi reduci già decorati al valor militari e alle famiglie dei decorati caduti delle medaglie appositamente coniate per l'occasione dal comune. Nel corso della cerimonia, dopo che fu conferita una medaglia a Rosario Bentivegna, l'omonimo figlio del generale Sabato Martelli Castaldi riconsegnò nelle mani del presidente dell'Anfim l'onorificenza in memoria del padre che aveva appena ritirato, affinché fosse restituita al sindaco. Prima di abbandonare la sala, Martelli Castaldi spiegò: «Non voglio una medaglia che accomuna le vittime a chi le ha provocate». Particolarmente critica verso i gappisti è Liana Gigliozzi, figlia di Romolo, titolare di un bar di via Rasella che fu una delle 10 vittime dell'eccidio catturate nel rastrellamento seguito all'attentato. Di Erich Prieb, che nel 1996 affermò: «Io ce l'ho con gli attentatori. Se non ci fossero stati loro non succedeva nulla. I veri colpevoli dell'eccidio furono i gappisti. La rappresaglia nazista era prevedibile e inevitabile. I nazisti lo sapevano bene com'erano». Nel 2002 Claudio Bussi, figlio di Armando, in un articolo pubblicato sull'Unità per l'anniversario del massacro, scrisse: «L'attentato di via Rasella fu un atto discutibile sul piano dell'opportunità e sbagliato se messo in relazione con le finalità che si volevano raggiungere». In replica, Bentivegna biasimò lo spazio concesso al revisionismo dal quotidiano diretto da Furio Colombo e definì il giudizio di Bussi una manifestazione della fantasia dei falsari e dei mistificatori e una tesi cara a tutti gli attendisti. Secondo lo stesso Mario Fiorentini, l'opinione pubblica prevalente le è sfavorevole. A Roma, se interpelli 10 persone su via Rasella, probabilmente 3 capiscono il punto di vista dei gappisti e lo sostengono, 2 non sanno che dire e 5 sono contrari. Come detto, fra gli argomenti dei critici dell'azione dei GAP c'è quello della sua inutilità. Personalmente non sono d'accordo. Per quanto criticabile e deplorevole sotto molti aspetti, credo che l'attentato di via Rasella abbia raggiunto pienamente l'obiettivo che si era prefissato, cioè creare una spaccatura, un clima di diffidenza fra i tedeschi e gli italiani e un'atmosfera di terrore e di odio nella società che ancora oggi aleggia sull'Italia.